La Federico II non è solo l'università statale più antica del mondo, è anche la storia di tutte le regioni del sud Italia, tutte per giunta nascoste nei fregi del cancello che si trova all'ingresso della sede centrale. Precisamente stiamo parlando dell'armoriale del Regno delle Due Sicilie che indica tutte le regioni esistenti dal 1200 al 1861. E nonostante questo palazzo sia stato costruito circa 40 anni dopo la caduta del regno, è stato inserito un omaggio alla nostra storia. Partendo dal basso, i primi due scudi rappresentano la Calabria. Sono due perché la regione era divisa in Calabria Citra e Calabria Ultra. La parte nord aveva come capoluogo Cosenza e il simbolo ricorda le prodezze dei cavalieri templari a Gerusalemme, dato che furono ben 12.000 i soldati calabresi a guidare la prima crociata. La Calabria meridionale è un'evoluzione del primo stemma e ricorda quando Don Ferrante d'Aragona creò la provincia e diventò Duca delle Calabrie. D'altronde il giallo-rosso infatti è ancora oggi il vanto della Catalogna. Nei secoli la regione è stata contesa fra Reggio Calabria, Catanzaro e Monteleone, che è diventata l'attuale Vibo Valentia. Vicino ci sono i simboli di Basilicata e Calabria Ulteriore Seconda. Ecco, la Lucania racconta una storia di ben 1500 anni fa. L'Aquila che affoga nelle onde racconta infatti la cacciata dei bizantini da parte dei Normanni. In quell'occasione gli ufficiali bizantini morirono nel fiume Bradano. L'altro scudetto invece è un'evoluzione dei primi due, dato che Ferdinando I di Borbone creò la provincia di Reggio Calabria. Ad est invece c'è la Puglia, che si divide fra Bari e Salento. La terra di Bari è caratterizzata dall'azzurro, che è il colore del mare pugliese, e dal bastone vescovile di San Nicola. L'altro stemma è quello della terra d'Otranto, che si chiama così anche se il capoluogo è sempre stato Lecce. Il giallo e il rosso ricordano i colori spagnoli. Il delfino invece è il simbolo dei Messapi, che è una popolazione che si trovava da queste parti più di 3000 anni fa. La mezzaluna invece ricorda la battaglia d'Otranto, quando Alfonso d'Aragona liberò la Puglia dei turchi. Gli ultimi due simboli dell'ordine basso sono Principato e Capitanata, che probabilmente oggi non ci risulteranno molto familiari. Il primo rappresenta la provincia di Salerno. Si riferisce a un tale Flavio Gioia, che dovrebbe essere il leggendario inventore amalfitano della bussola. L'altro simbolo invece racconta la storia di San Michele che uccide il drago sul Monte Gargano, che oggi si trova dalle parti della provincia di Foggia. Il nome Capitanata, infatti, deriverebbe da Capetanos, che nel gergo bizantino era il nome dei governatori dell'Alta Puglia. Ma non è finita qui, perché se guardiamo in alto sul portone c'è un secondo ordine di stemmi e adesso scopriremo quali sono. Partendo dal primo in alto a destra troviamo un'aquila che vola su 3 montagne. Rappresentano gli Appennini e la città dell'Aquila che ancora oggi è il capoluogo. L'altro invece è un bel cinghiale sotto un giogo. In realtà ricorda la battaglia delle Forche Caudine, che è stata combattuta diversi chilometri più in basso rispetto all'Abruzzo. Nel 321 a.C. infatti i Sanniti sconfissero il potente esercito romano, imprigionarono i soldati e li umiliarono facendoli sfilare con un giogo sulla testa, proprio come se fossero stati dei buoi. Oggi il capoluogo della provincia è Chieti. Il centro dell'Italia meridionale sono invece la Terra di Lavoro e il Molise. La prima regione è sparita solo nel 1927 e il capoluogo era Caserta. All'epoca della soppressione però c'erano anche Frosinone e la neonata Littoria all'interno del territorio. Il suo simbolo è la cornucopia con verdura e grano e proprio questo serve a indicare la bellezza e la ricchezza di queste terre. Il Molise invece è rappresentato da 2 spighe di grano con una stella al centro. Ricorda l'antica casata dei Del Balzo che nel Medioevo possedeva tutti i terreni dell'attuale regione. E il nostro viaggio adesso si conclude tornando in Campania. Il toro furioso rappresenta l'anima ribelle di Benevento. A differenza degli altri stemmi, questo è l'unico pieno di armi e serve proprio a ricordare tutte le guerre vinte dal popolo beneventano per mantenere sempre la propria indipendenza. L'ultimo invece è il Principato Ultra, che era una terra a metà fra Benevento e Avellino. La corona su sfondo rosso ricorda quando nacque per la prima volta un regno indipendente. Era il 1130 e Ruggero il Normanno incontrò l'antipapa Anacleto II per farsi incoronare re di Sicilia. Tutto questo accadde dalle parti del fiume Sabato, che adesso si trova in provincia di Avellino. A rappresentare Napoli c'è il Corsiero del Sole, che è la leggendaria statua magica che si trovava dalle parti del Duomo. La statua fu fusa nel 1322 dal vescovo di Napoli proprio per contrastare i riti pagani. Basta poi pensare che il simbolo del calcio Napoli un tempo era il cavallino rampante. Poi, dopo un campionato un po' deludente, i tifosi lo trasformarono nel ciuccio che conosciamo ancora oggi. I simboli del comune di Napoli sono invece il rosso e il giallo. Probabilmente questi colori risalgono addirittura all'epoca romana, quando l'imperatore Costantino legò l'oro, che è il colore del sole di Dio, al rosso,
che invece il colore della nobiltà. C'è infatti un documento del 300 in cui è scritto che il giallo e il rosso sono i colori di Napoli sin dai tempi in cui era un ducato libero. Questo portone quindi nasconde 4000 anni di eroi, storie, emozioni, sofferenza e coraggio. E pensate voi che ora, tra una lezione e un esame, quante volte ci siamo passati qui davanti, scivolando davanti alla storia di tutta la nostra terra.